Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele con questo nuovo appuntamento alla scoperta della leggendaria utilitaria francese Citroën 2 cavalli Charleston, uscita numero 52, edizione De Agostini in scala 1:8. Andiamo subito a vedere il contenuto di questo nuovo fascicolo. Sapete che io amo dare possibilità a chi lo desidera, oltre che di guardare le immagini, anche di dare lettura ai contenuti scritti, ma ho già fatto tutto nell'unboxing, quindi ecco, se avete piacere di fare questo, andatevi a vedere il video dell'unboxing. Andiamo subito a prendere il pezzo che abbiamo trovato. All'interno, oltre al pezzo che è la parte posteriore del tubo di scarico, troviamo anche una serie di viti LP da avvitare esclusivamente nella plastica, quindi non usate alcun tipo di lubrificante. Ci servirà il tubo che abbiamo trovato nell'uscita numero 51, eccolo qui, il pianale sul quale andremo a lavorare, questo, fate attenzione a non perdere le guide perché poi andranno fissate quando andremo a montare i due sedili. Ecco qui. Vado subito a vedere la posizione. Questa è la posizione finale, quindi il tubo viene messo, sto guardando questa immagine, viene messo così. Qui ci fanno vedere come hanno deciso di avvitarlo loro, ma io lo giro al contrario perché come lo hanno messo loro si va a vedere questo difetto di lavorazione. Vi faccio vedere che a me non piace questi due punti qui. Io voglio che sia messo all'interno così. Questa è la faccia vista, quella che si vedrà fuori, e questo invece rimarrà rivolto verso la parte interna della ruota, quella che avrà davanti. Bene, quindi facciamo così. Prendo questo e vado a inserire questo in questa maniera. Aspettate un attimo che vi spiego poi tutto, Ecco, guardate. Qui abbiamo i due punti che sono rovinati, almeno nel mio pezzo è così. Rovinati per quello che vi ho già spiegato nel numero precedente, il video dell'unboxing, e anche nel numero 51, dove vi dicevo appunto che questo è il punto in cui viene iniettato il materiale. Poi lo staccano, tagliano, quindi non è stato rifinito bene, quindi ecco, lo presento così. Queste sono le due parti che si vedono brutte. Qui abbiamo sotto la mezzaluna, io lo inserisco in questa maniera, così. Prendo l'altro tubo e ovviamente inserisco la parte con la mezzaluna sotto, in modo che mi rimangano le due parti piane sopra, e poi inserisco questo nell'unico modo possibile. Se lo metto così lui non entra, ma non va bene. Vedete? Non combacia, entra da una parte ma dall'altra no. Dovete per forza metterlo in un'unica posizione. Questo per dirvi che non potete sbagliarvi. Ecco qui. Poi andiamo a prendere due viti LP. Io mi sono creato già i filetti senza lubrificanti, ricordatevelo, perché è plastica.
però non è indispensabile perché la plastica di questo materiale è molto tenera. Fate come più preferite. Ecco qua. Bene, a questo punto prendiamo il pianale, mettiamo così. Io, come vi ho appena detto, mi sono andato a creare i filetti qui, sempre con le viti LP. Rimuovo le due viti e vado a fissare la marmitta con il suo silenziatore sul pianale. Ecco qua. Questi devono entrare qui. E questa parte invece deve andare perfettamente in questo spazio. Ecco qua. Così. Poi successivamente fisseremo con una vite, ma non adesso. Adesso invece andiamo a metterci le due viti LP qua. Una qui e una qui. E ci fissiamo la marmitta. Dovete prestare attenzione a tutto. Non bisogna aver fretta di montare nulla. Ricordatevelo. Controllate che questa parte sia perfettamente in linea con questo foro, vedete questa staffa, e questo è il montaggio che abbiamo finito, abbiamo terminato in questa sessione numero 52. Eccolo qui, un altro pezzo aggiunto. Non c'è nient'altro da fare. No, abbiamo finito così. Ecco quello che vi volevo dire, guardate. Adesso vi faccio vedere. C'è una foto dove si vede proprio. Abbiate pazienza, dovrebbe essere questa. Sì. Ecco qui. Si possono vedere i due punti di cui vi parlavo prima del difetto, che io invece ho fatto cadere all'interno. Una è qui e una è qui. Sono piccolezze, però se prestate attenzione è anche più bello da vedersi. Eccolo qui. Il modello infatti nella parte più visibile è completamente lineare, non ha interruzioni di sbavatura o difetti, vedete? E io trovo che sia più carino. Ecco qui, adesso prima di salutarci andiamo a prendere tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero e ci vediamo dopo. Eccoci qua,
montaggio numero 52 eseguito. Poi, ma lo vedremo successivamente, il tubo, questo qui della marmitta, un attimo che ve lo indico, quello che abbiamo appena montato, eccolo qui, va inserito in quel perno che esce qua, di fianco a questo tubo. C'è un perno qui sul silenziatore cilindrico e va inserito lì, ma io l'ho soltanto messo per poter poi fare la foto della copertina. Voi non inseritelo perché non serve adesso farlo. Ecco qui, portiera anteriore sinistra con il suo vetro finestrino basculante, tutta in metallo. Questo è il suo interno. Cofano anteriore, tutto in metallo. Successivamente andremo a mettere una copertura come in quella vera, che ha lo scopo di insonorizzare il motore. Questo è il cruscotto con il tachimetro, il contachilometri, la plastica trasparente sopra con la cornice argentata, bellissimo. La chiave dedicata con la parte finale in metallo che una volta inserita, solo per il semplice inserimento senza andare a girare perché non serve la danneggiate, creerà il contatto con questi due fili, farà ponte e questi permetteranno, grazie poi a una successiva cassa acustica che ci verrà consegnata e monteremo successivamente, consentirà di avere il sonoro dell'accensione, la simulazione del motore acceso e l'accelerazione. Bellissimo. Paraurto anteriore in plastica. Questo è il pianale che abbiamo appena montato e tutto il motore meraviglioso, bellissimo. Ecco qui. Adesso vado a preparare subito il video dell'uscita numero 53, quindi mi raccomando, carissimi iscritti, non mancate, e voi che ancora non vi siete iscritti, se avete piacere, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata alla playlist, ci sono altri modelli e non soltanto di auto. Ricordo inoltre che se qualcuno ha piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente. Grazie del vostro tempo, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao ragazzi!